Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima piastrella a effetto pizzo. Iniziamo la piastrella facendo 6 catenelle. Vado a chiudere con un punto bassissimo e salgo con 4 catenelle che saranno il mio primo punto altissimo. Aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'anellino che ho realizzato chiudendo insieme le catenelle e faccio un punto altissimo. Aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'anellino e faccio un altro punto altissimo. Aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e faccio un altro punto altissimo. Aggiungo altre 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'anellino e faccio un altro punto altissimo, per un totale di 16 punti altissimi separati da 2 catenelle. Ho realizzato 16 punti altissimi, faccio le ultime 2 catenelle di separazione e vado a chiudere partendo dalla quarta catenella dal basso con un punto bassissimo. Una volta chiuso il giro, entro con un punto bassissimo nell'archetto che ho subito dopo. Salgo con 3 catenelle, faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto di base e faccio un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, in questo caso 2 volte filo sull'uncinetto, salto l'archetto che ho subito dopo, entro in quello successivo e farò 6 punti alti doppi separati da una catenella, 6 punti alti doppi o 6 punti altissimi, è la stessa cosa. Quindi faccio il punto altissimo, una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto, con il punto altissimo faccio un'altra catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto, faccio un punto altissimo, faccio di nuovo una catenella di separazione, questo è il sesto e ultimo punto. Una volta completata la lavorazione di questo archetto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto una volta sola, salto un archetto del giro precedente, entro in quello successivo, faccio un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto, faccio un punto alto e di nuovo faccio 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un archetto del giro sottostante, entro in quello successivo e lavoro 6 punti altissimi separati da una catenella a tutti i punti, quindi un punto altissimo, una catenella, un altro punto altissimo e una catenella, via via fino a farne 6 separati da una catenella ciascuno. Ho terminato la lavorazione anche di questo archetto, aggiungo 2 catenelle di separazione, una volta filo sull'uncinetto, salto l'archetto che ho subito sotto, entro in quello successivo facendo un punto alto.
aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto con un altro punto alto, faccio altre 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un archetto di base, entro in quello successivo e vado a lavorare i 6 punti altissimi separati da una catenella, tutti nello stesso archetto di base. Terminato anche questo archetto, faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto una volta sola in questo caso, salto un archetto di base, vado in quello successivo, vado a lavorare il punto V formato da 2 punti alti e 2 catenelle, aggiungo di nuovo le 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto l'archetto di base, entro in quello successivo, vado a lavorare 6 punti alti doppi separati da una catenella. Finito di lavorare l'archetto, aggiungo 2 catenelle e vado a chiudere partendo dalla terza catenella dal basso con un punto bassissimo. Abbiamo finito il giro numero 2. Ora saliremo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e abbiamo ottenuto un totale di 2 punti alti. Le 3 catenelle sostituiscono il primo più un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo con un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nel primo archetto, quello formato da una catenella tra i 2 punti altissimi che trovo subito sotto, e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto successivo con un altro punto basso, lavoro 3 catenelle, vado nell'archetto dopo e faccio un punto basso, di nuovo aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto dopo con un punto basso, 3 catenelle di nuovo e vado a lavorare l'ultimo archetto con un punto basso. Praticamente devo formare 4 archetti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito dopo con un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e lavoro un punto V formato da un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto, sempre nello stesso archetto del giro sottostante. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto che ho subito dopo con un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle e ripeto il lavoro degli archetti di prima, cioè entro nella catenella, nello spazio formato dalla catenella tra i 2 punti altissimi, i primi che trovo sotto, con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, faccio un punto basso, aggiungo altre 3 catenelle, vado nell'archetto dopo con un punto basso, faccio altre 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con un altro punto basso, lavoro le ultime 3 catenelle, entro nell'archetto dopo che è l'ultimo con un altro punto basso e ho formato i miei 4 archetti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto V che è nel giro sottostante in questa maniera, entro nel punto che trovo subito sotto con un punto alto, filo sull'uncinetto, vado a lavorare dentro l'archetto con un punto V formato da un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo con un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado a formare 4 archetti sui punti altissimi del giro sottostante, quindi entro nel primo
spazio con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nello spazio successivo con un altro punto basso, faccio 3 catenelle ancora, entro nell'archetto dopo con un altro punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nel penultimo archetto con un punto basso e faccio l'ultimo, entro nell'ultimo archetto con un altro punto basso, 3 catenelle di separazione, filo solo uncinetto, entro nel punto alto che ho subito a disposizione del giro sottostante con un altro punto alto, entro nell'archetto, lavoro il punto alto, 2 catenelle, un altro punto alto nello stesso archetto, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto dopo e andiamo a finire il giro in questa maniera. Fatto il mio quarto e ultimo archetto, aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a chiudere il giro sulla terza catenella partendo dal basso, quella che sostituisce il primo punto alto del giro che abbiamo appena finito di lavorare. Arrivata a questo punto salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo, lavoro un altro punto alto, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro 2 punti alti, 1 e 2. Faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare altri 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito a disposizione e ne faccio un altro anche in quello dopo, per un totale di 4 punti alti, 2 catenelle e 4 punti alti, di cui 2 punti alti lavorati sui punti alti del giro sottostante, 2 nell'archetto, 2 catenelle, 2 sempre nell'archetto e 2 lavorati nei punti alti del giro sottostante. Vado avanti con 3 catenelle e qui dove ho i 4 archetti formati dalle 3 catenelle e il punto basso ne devo ottenere 3, quindi entro nel primo con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nel secondo, faccio un altro punto basso, faccio 3 catenelle, entro in quello successivo con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro in quello dopo e faccio il mio terzo e ultimo archetto sui 4 che ho del giro sottostante. Vado avanti con 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e ripeto il lavoro che abbiamo fatto all'inizio del giro, quindi entro nel primo punto alto che trovo subito dopo le catenelle del giro sottostante, faccio un punto alto, entro in quello successivo, lavoro un altro punto alto, entro nell'archetto, lavoro 2 punti alti separati da 2 catenelle, rientro nello stesso archetto di base con altri 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito dopo a disposizione con un punto alto, entro in quello successivo con un altro punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto che ho a disposizione, quello formato da 3 catenelle, e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con un altro punto basso, faccio altre 3 catenelle, entro in quello dopo con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro in quello successivo con un altro punto basso e sono arrivata a fare i 3 archetti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado a lavorare il primo punto alto che ho a disposizione dopo le 3 catenelle del giro sottostante con il punto alto, filo sull'uncinetto, faccio un altro punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, faccio 2 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e faccio altri 2 punti alti nello stesso archetto di base. Filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito dopo a disposizione e vado in quello successivo, faccio un altro punto alto e vado avanti così fino a finire
il giro. Ho fatto il mio terzo e ultimo archetto, ora vado a fare 3 catenelle di separazione e vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. Quindi questo è l'effetto che abbiamo ottenuto fino al giro numero 4. Ora andiamo a fare il giro numero 5. Aggiungo 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto che ho subito dopo con un altro punto alto, entro in quello successivo, faccio un altro punto alto, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto, per un totale di 4 punti alti, punto su punto. Quindi ora mi ritrovo l'archetto, lo andrò a lavorare come il giro precedente, quindi sono 2 punti alti separati da 2 catenelle, rientro nello stesso archetto e faccio altri 2 punti alti, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto che ho subito a disposizione. Attenzione, perché questo è facile perderselo, perché bisogna spostare un pochino il lavoro che abbiamo dentro l'archetto e andare nel primo. Quindi faccio un punto alto e lavoro 4 punti alti, un punto su ogni punto che ho a disposizione del giro sottostante. Faccio 3 catenelle, a questo punto gli archetti diventeranno 2. Entro nel primo archetto, quello formato da 3 catenelle e punto basso, con un punto basso. Faccio 3 catenelle, entro in quello centrale con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro in quello dopo con un altro punto basso e ho ottenuto i 2 archetti. Ora vado a lavorare l'angolo, prima però aggiungo 3 catenelle e vado a lavorare un punto alto su ogni punto alto che trovo del giro sottostante e saranno 4. Poi entrerò nell'archetto lavorando 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso archetto di base. Filo sull'uncinetto e vado a lavorare 4 punti alti sui 4 punti alti del giro sottostante, un punto su ogni punto che troveremo. E finisco il giro in questa maniera. Adesso aggiungo le 3 catenelle di separazione, vado a lavorare 2 archetti, dopodiché lavorerò l'angolo e via via finché il giro è finito. Ho finito anche il giro numero 5, ora andremo a fare il sesto ed ultimo giro. Quindi come primo punto faremo le 3 catenelle, che sarà il nostro primo punto alto, e poi dopo vado a lavorare punto su punto tutti i punti alti che ho del giro sottostante. Quindi entro nel punto successivo con un punto alto, entro in quello dopo con un altro punto alto, in quello dopo ancora con un altro punto alto, per un totale di 6 punti alti lavorati su altrettanti 6 punti alti. Quindi mi ritrovo sull'archetto e vado a ripetere quello che ho fatto negli ultimi 2 giri, cioè 2 punti alti separati da 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto di base e vado a lavorare un altro punto alto, dopodiché avrò 6 punti alti e li lavorerò con altrettanti 6 punti alti. Arrivato a questo punto aggiungo le solite 3 catenelle e qui avrò i miei 2 archetti, da 2 archetti diventeranno uno solo. Quindi entro nel primo, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nel secondo archetto con un altro punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, vado a lavorare il prossimo angolo con 6 punti alti su 6 punti alti, un punto alto per ogni punto che trovo del giro sottostante. Arrivata all'archetto, entro nell'archetto, faccio 2 punti alti, 2 catenelle come nei giri precedenti e altri 2 punti alti.
Dopodiché vado a lavorare i 6 punti alti che mi restano, un punto per ogni punto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto che ho a disposizione del giro sottostante, quello tra i 2 punti bassi, aggiungo 3 catenelle, vado in quello dopo con un punto basso e vado a lavorare il sesto e ultimo giro, tutto in questa maniera. Ed ecco la piastrella finita. Ho chiuso il giro e gli ho dato anche un colpo di ferro da stiro dal rovescio perché tende ad arricciarsi. Sul video non rendeva come doveva rendere, però vi assicuro che è un lavoro molto bello, adatto a stole, copricostume, gonne pareo, magliettoni, canottiere, si adatta a molte cose. E per oggi ho finito. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Vi ricordo inoltre che sono su Facebook e su Telegram, vi aspetto anche lì, e in più ho un blog che si chiama Facciamo il punto crochet, dove man mano pubblico i lavori, gli schemi e le spiegazioni. Il link ve lo lascio nel box informazioni. Ciao a tutti!